Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel video che state per ascoltare. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi. Potete sostenerci ancora di più cliccando sul tasto unisciti qui sotto. Grazie, e adesso guardiamo insieme quello che è successo. L'industria dell'intrattenimento turco è di nuovo scossa da una vicenda che ha superato il confine del semplice pettegolezzo per diventare un terremoto emotivo e mediatico. Al centro di questa tempesta c'è una delle figure più amate e discusse del nostro panorama, Demet Özdemir. L'attrice, stimata per talento, carisma e una vita privata sempre avvolta da un alone di mistero, è tornata a occupare le prime pagine dopo una scelta che ha diviso il pubblico: non presentarsi al funerale della nonna del suo ex compagno, Can Yaman. Un gesto interpretato in mille modi, capace di tenere la Turchia con il fiato sospeso per giorni. La vicenda, accaduta a Istanbul, si è imposta in fretta nei programmi di intrattenimento, nei talk televisivi e sui social. La nonna di Can, scomparsa a 92 anni in Italia, era una figura amatissima non solo nella famiglia Yaman ma anche nella cerchia personale di Demet. Durante la loro relazione, Demet e lei avevano vissuto viaggi, estati luminose e momenti familiari che, secondo fonti vicine, avevano lasciato un segno profondo in entrambe. Così, quando Demet non è apparsa al funerale, i titoli hanno cominciato a moltiplicarsi con ritmo vertiginoso. La cerimonia si è svolta in una vecchia moschea nel cuore di Istanbul, un luogo intriso di storia e di sacralità. Politici, imprenditori, artisti, amici e volti noti si sono ritrovati sotto un cielo grigio che sembrava riflettere il lutto. Le telecamere hanno ripreso ogni dettaglio: Can Yaman, visibilmente provato, piegarsi davanti alla bara, sua madre, sorretta dal marito, incapace di trattenere le lacrime. Il silenzio era pieno di rispetto e dolore, finché qualcuno, appena sussurrando ciò che molti già pensavano, non ha mormorato: "Dov'è Demet?". L'assenza di Demet è diventata presente, più evidente di qualunque ingresso trionfale. Il suo nome ha cominciato a rimbalzare tra i presenti e, in pochi minuti, i social esplodevano di domande e supposizioni. C'è chi ha considerato la sua scelta fredda, quasi crudele, altri l'hanno letta come un atto di maturità, un confine necessario dopo una separazione così esposta. Poche ore più tardi, Demet ha rotto il silenzio a modo suo, una storia su sfondo nero, con l'immagine stilizzata di un garofano rosso. Nulla di più. Nessuna parola, nessuna spiegazione. Ma quel silenzio simbolico è risuonato più forte di qualunque dichiarazione. Ai fan si sono spaccati, alcuni hanno visto quel gesto come un segno di rispetto profondo, altri lo hanno interpretato come un'assenza di empatia impossibile da perdonare. Il caso è diventato specchio delle emozioni collettive. Nei salotti televisivi, giornalisti e commentatori hanno offerto teorie contrastanti. Nei bar e nelle case se ne parlava come se fosse una questione nazionale. Il nome di Demet Özdemir è tornato sulle prime pagine, e ogni suo gesto, ogni parola non detta, è stata scandagliata. Secondo persone vicine all'attrice, la decisione non è stata presa a cuor leggero. Aveva bisogno di proteggere la propria stabilità emotiva, ha confidato un'amica. La separazione da Can è stata dura, troppo esposta. Demet voleva evitare altri sguardi puntati addosso, altre insinuazioni, altro dolore. Non era disprezzo, era un modo per proteggersi. Dal lato di Can, le emozioni sembravano incontenibili. Testimoni raccontano che l'attore, fra le lacrime, avrebbe confidato agli amici più intimi: "In un giorno così, mi aspettavo almeno qualche parola. L'umanità lo chiede". Queste parole, filtrate alla stampa, hanno scatenato un'ondata di empatia per lui. Molti hanno avvertito che, oltre ogni conflitto del passato, la morte di una persona amata merita un gesto, anche solo un "mi dispiace". All'uscita dal funerale, la madre di Can ha pronunciato frasi che hanno fatto il giro dei media: "In giornate così tristi, si mette da parte l'orgoglio. Ci aspettavamo un po' di rispetto. Non venire, lascia ferite". Non ha fatto nomi, ma nessuno ha avuto dubbi su chi fosse il destinatario. I social sono esplosi. Nel giro di pochi minuti,
migliaia di messaggi hanno invaso Twitter, Instagram e TikTok. C'era chi difendeva il diritto di Dimet alla libertà personale e chi chiedeva umanità a ogni costo. Dimet non fa più parte di quella famiglia, perché dovrebbe andare? L'umanità non si cancella con una rottura. Rispetto la sua decisione, nessuno dovrebbe essere costretto a guardare in faccia il proprio passato. Se davvero voleva bene alla nonna, sarebbe stata lì. Ogni commento, una scintilla che alimentava il dibattito. La vicenda ha superato i confini. In Italia, dove la defunta aveva vissuto a lungo, alcuni giornali hanno ripreso la storia con titoli che non lasciavano indifferenti. L'assenza di Dimet Özdemir provoca sconcerto nella famiglia italiana di Yaman. La stampa italiana ha ricordato il rapporto affettuoso che Dimet aveva coltivato con la nonna durante le estati, vissute là ai tempi della relazione con Khan. La sua assenza, proprio per questo, è apparsa come una svolta inattesa, quasi teatrale, degna di una Dizzy turca capace di conquistare il pubblico europeo. Nel frattempo, un altro nome ha cominciato a circolare sussurrato, una modella italiana che in passato era stata indicata dai siti di gossip come una delle cause della frattura tra Khan e Dimet. Lei non si è presentata al funerale, ma alcuni portali hanno insinuato che l'assenza di Dimet potesse, in futuro, facilitare un riavvicinamento fra la famiglia Yaman e quella presenza ingombrante di un tempo. Con la sua assenza, Dimet ha spianato la strada, ha scritto un editorialista, riesumando una storia che molti pensavano archiviata per sempre. Chi conosce Dimet, però, sostiene che la decisione sia maturata piangendo. Amava sinceramente la nonna di Khan, ha raccontato una fonte, ma ha capito che presentarsi avrebbe generato 1000 letture maliziose. Non voleva rubare spazio al dolore della famiglia né alimentare un altro ciclone di voci. Eppure, nonostante queste spiegazioni, il pubblico resta spaccato. Un personaggio pubblico deve uniformarsi alle aspettative morali della società? Oppure ha il diritto di mettere al primo posto la propria pace interiore? Dove finisce l'empatia e dove comincia la libertà personale? Le risposte, a quanto pare, non sono semplici. E voi, cosa ne pensate? Dimet ha agito con freddezza o con dignità? Vogliamo saperlo. Scriveteci nei commenti e raccontateci il vostro punto di vista. Anche la vostra voce conta in questa conversazione che sta modellando il tono dell'intrattenimento turco. Qui su Segreti Turchi stiamo seguendo ogni dettaglio di una storia che ha attraversato i confini, unendo Turchia, Italia e l'intera comunità di lingua spagnola nello stesso dibattito emotivo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e cliccate sul pulsante Unisciti per sostenere il nostro lavoro. Vogliamo continuare a portarvi analisi approfondite, storie umane e quelle verità nascoste che si celano dietro le quinte. Ricordate, la vostra partecipazione tiene viva questa comunità appassionata di cultura e celebrità turche. E diteci quali altre stelle vorreste vedere nei nostri prossimi approfondimenti. Su Segreti Turchi, la vostra curiosità è la nostra ispirazione. Intanto, mentre le luci del palcoscenico continuano a girare, il silenzio di Dimet Özdemir riecheggia come un eco, a ricordarci che anche le decisioni più intime possono diventare dibattito pubblico quando riguardano figure tanto amate. Forse il tempo, più dei titoli, rimetterà al loro posto ogni gesto, ogni sguardo, ogni pausa. Fino ad allora, il pubblico continuerà a domandarsi: è stato rispetto, o è stata una forma di rivalsa? E così, tutta la Turchia continua a osservare Dimet, provando a decifrare il messaggio nascosto dietro quella semplice immagine di un garofano rosso su sfondo nero. C'è chi giura di aver scorto in quell'icona la più discreta delle condoglianze, c'è chi, al contrario, vi vede una presa di distanza destinata a segnare un prima e un dopo. I fan più romantici ricordano le estati italiane, i pomeriggi luminosi in cui lei camminava accanto alla nonna di Khan tra i vicoli assolati, i pranzi di famiglia, le foto rubate dal vento di mare. Gli scettici parlano di strategia, di autocontrollo e di quella necessità, quasi feroce, di non rimettere in pasto alla rete un dolore antico. Nel mezzo, resta una verità che nessun hashtag può riassumere, in una frattura d'amore così esposta, ogni passo è un rischio, ogni scelta un boato.
E proprio per questo, la giornata del funerale è sembrata il palcoscenico di una pièce delicata e crudele al tempo stesso. Khan che si piega davanti al feretro, la madre che stringe un braccio per non cadere, gli amici che provano a formare un guscio intorno a loro, i volti televisivi pronti a interpretare, a sezionare, a incasellare. In quell'aria sospesa, a qualcuno è venuto spontaneo sussurrare il nome di Dimet, come se pronunciarlo potesse colmare un vuoto o cancellare una ferita. Non lo ha fatto. Ha scelto il silenzio, e il silenzio ha parlato per lei. Ci sarà chi non perdonerà, chi aspetterà un chiarimento, chi troverà in quella scelta il primo passo verso una pace nuova. Forse un giorno Dimet racconterà com'è andata davvero, forse dirà che avrebbe voluto esserci e non ce l'ha fatta, forse ammetterà di aver avuto paura di trasformare un addio in spettacolo. Forse, semplicemente, quella storia su sfondo nero era il massimo che poteva donare. Noi continueremo a osservare, a verificare, a tenere insieme le tessere senza dimenticare che, dietro le luci e le copertine, ci sono persone che sanguinano come tutti noi. Grazie di cuore per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. Prendetevi cura di voi e, soprattutto, non smettete di farci sentire la vostra voce, su Segreti Turchi. La vostra opinione è la scintilla che accende ogni storia.